Come fanno i genitori a non accorgersi che i figli si drogano? Non vedi che tuo figlio sta bene? Ma uno marcio, perché lo devi assistere? Si è fatto male da solo. Lascialo lì, vedrai che non lo fa più. Buongiorno, buonasera, che me ne frega a me? Al posto di queste parole dico budino. Io quando vado al ristorante, siamo in 2, prenoto un tavolo per 5. Scusi, è sicuro che siete in 5? Sì, sicuro. Forse anche in 6, ne arriva un altro. È mai successo che mentre mangi vengo da te e ti do i soldi? E lui ancora Billy. Ormai sono maturo. Ho la mia idea chiara della vita. Da 8 anni sto con una. Lei per un periodo era preoccupata che non l'amassi più, perché non la stavo tradendo. Poi le ho detto: no amore, tranquilla, stasera mi vedo con un'altra. Lei mi abbracciò forte. Quando ci siamo conosciuti mi mandava i fiori a casa con la letterina e io le rispondevo: belle le rose, grazie. La prossima volta quelle a stelo lungo, per favore, perché il portafiori al cimitero di mia nonna è profondo. Mi veniva a prendere a casa con la macchina e io lo facevo aspettare. Citofonava: signora, c'è Angelo, adesso scende, sta finendo di truccare il motorino. La facevo aspettare anche un'ora. Andavamo in pizzeria, pagava lei, al ristorante, pagava lei, aveva intenzioni serie. Un giorno mi chiama e mi fa: i miei genitori sono usciti per il weekend. E che? Hai paura di dormire da sola? No, vieni da me, ci divertiamo. Non posso. Ho le mie cose. Correva troppo, correva. Mi ama. Una volta me l'ha scritto su WhatsApp: ti amo. E io l'ho bloccata. Non si dice ti amo alla donna che ami. Questa è la parola che ti incasserà. La femmina appena scopre che tieni a lei te ne fa di tutti i colori, perché sa che ti ha in pugno. E l'uomo quando soffre per amore non si può guardare. È imbarazzante. Piange, chiama assiduamente, promette cose inventate, fa lo stalker. Un coglione. Un coglione. Questi sono i maschi che fanno brutta pubblicità alla categoria. Quelli che dicono ti amo e poi soffrono. Per colpa loro, gli altri, tutto l'anno, dobbiamo comportarci di merda per compensare. Questa qui, che sta con me, si sveglia la mattina: ciao amore, di oggi mi stai sul cazzo. Lei resta 10 minuti in silenzio, poi chiama le amiche e si mette a piangere. E loro le dicono di lasciarmi perché sono un bastardo. E questo mi aiuta. Che quando le vostre amiche parlano così del vostro ragazzo, voi l'amate di più. Per tutti i giorni non mi faccio sentire. Lei la sera resta a casa, io esco. Verso mezzanotte mi squilla il telefono: ancora tu, che vuoi? Voglio sapere perché ti sto sul cazzo. No, non mi stai più sul cazzo. Non mi stai più. Ora mi stai sui coglioni. Immaginate una giornata che comincia con: ciao amore, ti amo anch'io. Lei per tutti i giorni non si fa sentire, la chiami alla segreteria, le mandi messaggi, non ti caga, la cerchi a casa dalla madre che ti dice: ma lei ha detto ti amo? Sì signora, perché? Perché è partita con le amiche. È bello stare tanto tempo insieme con una persona, perché ci si conosce fino in fondo. Sì? E credete sia positivo questo? 2 persone che si conoscono fino in fondo, lui va a letto, scorreggia, a tavola finisce di mangiare e rutta, uno schifo. Perché mi volete dire che non è così? 2 persone che si conoscono da poco non fanno queste cose, si rispettano di più. Ecco perché a questa che sta con me le chiedo anche di darmi del lei.
Dovete mettervi in testa che la donna è diversa dall'uomo. Se le andate appresso, sarà lei a decidere per sempre. Decide quando stare con te, decide quando farti andare d'accordo con i parenti, decide su tutto. Ti lamenti una vita di tua madre oppressiva e ansiosa e poi ti metti a casa un'oppressiva, ansiosa, psicopatica e ingestibile. A tua madre potevi rispondere. Eri maleducato ma le rispondevi, avevi soddisfazioni. Prova a rispondere alla tua ragazza. Prova a contraddire tua moglie e vedi come ti finisce. Non ditevi ti amo, non ditevi. Se non credete a me, credete alla storia. Ulisse e Penelope. Lui è partito per 20 anni. Andava a Troia, dalla maga Circe, dalle sirene. Polifemo glielo dice: Ulisse, se non chiami Penelope, quella poi ti lascia. Occhio. Lui a sua moglie non ha mandato neanche un SMS. E Penelope che fa? Lavora tutti i giorni e si dispera. I proci a corteggiarla e lei li allontana. Sola e disperata. Aspetta il marito. Se Ulisse avesse dato sue notizie, un biglietto: Penelope, sono fuori per un po', ti amo. Erano corna sicure. Io non mi sposerò mai, non fa per me. Se stai bene con una persona, perché la devi sposare? Non capisci che se la sposi poi la odi? I miei genitori, quando hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio, si sono risposati, questi ipocriti. Mio padre subisce mia madre da 40 anni. Lei lo costringe ad uscire mano nella mano o gli fa trascinare il carrello della spesa. Mi dà troppo dolore, mi dà. Un giorno l'ho visto e lui, per non farmi soffrire, ha provato a nascondersi, ha provato. Ma io ormai me ne ero accorto. Ho cambiato strada per non umiliarlo. Quell'immagine mi ha ferito dentro, mi ha ferito. Papà col carrello della spesa non lo dimenticherò mai. Dov'è quell'uomo che quando ero bambino mandava a fanculo mia madre? Dov'è? La gente si sposa. Bravi, bravi, sposatevi. Un po' di tempo fa mi hanno mandato una partecipazione di matrimonio. A me? Sì, certo. Secondo te vengo al tuo matrimonio? A sborsare 500 euro? Che poi vi lasciate? Certo. Mi vuoi fare la truffa a me? Mi vuoi fare? Tu firmami un documento che non ti lasci, io ti faccio il regalo, ti faccio. Al matrimonio mi invita a me, tutto contento. Adesso io vado al suo matrimonio e rido. Sono contento che ti sposi, che me ne fotte a me. Mi sposo, auguri. Sono problemi tuoi, ti sposi tu e devo venire io. Ma che c'entro io? Mi manda la lista di nozze, c'era scritto organizzato dalla wedding planner. Perché ora li fanno così, chiamano una e la pagano per organizzare tutto. E le madri a cosa servono le madri? Le buttiamo nell'immondizia le madri. Le madri lo fanno gratis e ci devo dare i soldi a questa, ci devo dare. Le mamme sono nate per 2 motivi: crescere i figli e organizzargli il matrimonio. E voi gli cambiate gli obiettivi, gli cambiate. La prima wedding planner è stata una madre a cui non hanno fatto organizzare il matrimonio del figlio. Si è messa in proprio, ha fatto i soldi, ha fatto. Perché i matrimoni che fate oggi, i matrimoni sono feste in maschera, sono. La festa del cattivo gusto e dell'ipocrisia la devi chiamare, non matrimonio. Non dovete organizzare matrimoni eccentrici e costosi, perché più spendete per un matrimonio, più si capisce che vi lascerete presto. Quelli che si sposano in semplicità, quelli durano di più. Mio nonno ha sposato mia nonna con l'abito da cameriere. 63 anni insieme. Aveva il papillon perché lavorava in un bar. Matrimonio puro, di riparazione, ma puro. Perché se ami una persona, non te ne frega di fare una festa per stupire gli altri. Si stupisce con la semplicità. Vi sposate e poi per cena ognuno si porta il panino da casa. E basta con l'ipocrisia del divorzio, va bene? È un dato di fatto, si divorzia. Bisogna fare pure la festa del divorzio. Dovete invitare tutti quelli che erano venuti al matrimonio e come ricordino gli ridate le 500 euro della busta.
Mettetevi in testa che fate schifo. Tutti fate schifo. Tranne me. Se non vi accettate così, meglio stare da soli a farsi schifo. Non vi sposate, soprattutto a 40 anni, che a quell'età vi scoccia pure trombare. Vi accoppiate solo per riprodurvi e i figli anche vi vengono. Dovete ricorrere agli interventi per rimanere incinta, perché prima una donna a 20 anni era mamma di 3 figli, perché la donna a quell'età è più fertile e l'uomo è più focoso. L'uomo di una volta metteva una donna incinta solo con lo sguardo. Mio nonno a mia nonna l'ha guardata 5 volte, 5 figli. Poi per fortuna gli è venuta la congiuntivite. Una volta l'ha guardata storta, mio zio è nato con la gobba. Io mi sposerei solo per un motivo, che poi da anziano stare da solo è brutto, devi pagare una badante. Invece se c'hai una moglie o un marito a casa, hai sempre qualcuno che ti accudisce gratis. Se fai figli, ancora meglio, perché così si danno i turni, stanotte sta lui, domani sta l'altro. Questo è il bello del matrimonio. Solo per questo mi sposerei, che poi le badanti sono loro che ti vogliono sposare, per prendersi il permesso di soggiorno. Io sono realista. Non crede a niente. Mio nonno è il classico uomo che crede nella fortuna. Che cazzata. È uno di quelli che si tocca le parti intime se passa un gatto nero. Che deve essere brutto essere un gatto nero. Da quando è nato vede la gente con le mani nei genitali. Chissà cosa scatta nella testa del gatto nero. Perché lui chiaramente non conosce la sfortuna. Penserà che ce lo reggiamo con le mani perché non è attaccato bene. Le femmine lo fanno con le tette, ma chi le inventa ste cazzate? I gatti neri che immagine si sono fatti di noi? Un'immagine brutta. La fortuna. Mio nonno tutte le settimane voleva che gli comprassi un gratta e vinci da 2 euro, così per sperare un po'. Mi chiedeva pure di grattarglielo, ma non vinceva mai, mai. Si era così abituato a perdere che non ho voluto dargli un dispiacere quando ho grattato quello vincente. Gli ho detto: niente nonno, hai ragione tu, anche queste 2 euro buttate. E invece 500 euro tutte per me. A volte in quelle cacate di foglietti c'è davvero qualcuno che vince. Perché davvero credete che si vincano i milioni? Sì? Quando senti che qualcuno ha vinto 180 milioni di euro, voi ci credete, vero? Ci avete mai pensato cosa succederebbe con una cifra del genere nelle mani sbagliate? Potrebbe finanziare una guerra. Metti che le vinca io. Io non le uso per farmi la villa con la piscina. Ho ambizioni più nobili. Io le userei per distruggere il mondo. Ma prima userei 120 milioni per fare fuori quelli del mio condominio. Con i restanti 60 milioni distruggo il mondo. Ma quelli del mio condominio vengono prima. Non posso distruggere il mondo, altrimenti non mi godo mentre distruggo quelli del mio condominio. Li distruggo, così me li godo, e poi con il resto distruggo il mondo. Anche se per distruggere il mondo bastano 20 milioni. Una volta che l'ho distrutto, come ne faccio gli altri 40 milioni che avanzano? Se resto da solo, come me li spendo? Magari li do in beneficenza, li do. Avete 10 minuti prima che distrugga il mondo, godeteveli. Io sono generoso, sono. Ma prima devo fare fuori quelli del terzo piano, che fanno rumore con i tacchi. Li sfratto, sti bastardi. Mi compro i giudici, anzi il tribunale mi compro. Li voglio vedere dormire sotto un cavalcavia. Poi mi compro la loro casa e ci cammino scalzo, dolcemente. Mi faccio un video col cellulare e glielo mando. Gli dico: hai visto che a casa si può camminare anche senza tacchi?
Purtroppo quei soldi non li vince mai nessuno. Ecco perché il mondo fa schifo, perché non vince nessuno. Quelli del piano di sopra faranno rumore per sempre. Alcuni giocano a questi giochi così per passare il tempo, che c'è gente che si annoia. Cosa avete contro la noia? Quanto è bello non fare un cazzo. Mi annoia. Io vi auguro di annoiarvi tutta la vita, perché grazie alla noia se vi accorgete delle piccole cose. Perché appena avete un minuto di tempo libero dovete aprire il cellulare per vedere quello che stanno facendo gli altri? Perché non vi fate i cazzi vostri? Ve lo dico io cosa stanno facendo gli altri. Il nulla. Perché anche loro stanno vedendo cosa state facendo voi. È nulla che guarda il nulla. Dovete fare di tutto per essere tristi. Perché nella vita più sarete tristi, più sarete felici. Io faccio di tutto per essere triste. Che quando sei sempre triste, appena ti capita una cosa bella, diventi felice. Quando sei sempre felice, appena ti capita una cosa brutta, diventi triste. Io l'altro giorno ero triste, depresso. E mi sono accorto di una cosa bellissima. Che stavo respirando. Ho messo una mano sotto al naso e facevo l'aria fredda e l'aria calda. Ci ho giocato 2 ore con sta cazzata. Ero depresso e con questa minima cazzata mi sono sentito felice, invece di spendere 1.000 euro per un cellulare. E mi sono premiato. Sono uscito e mi sono andato a mangiare un hamburger con patatine fritte, pieno di salsa. Mi sono sfondato e mi sono depresso di nuovo. Per questo ci sfondiamo, per deprimerci. Me ne andavo in giro con la faccia depressa. Tornato a casa, mi sono disteso e mi sentivo strano. Il corpo era fermo, ho messo la mano sul petto e si muoveva. E mi sono sentito felice, perché mi sono ricordato di essere vivo e spesso me lo dimentico. E mi sono messo a giocare con il cuore. Trattenevo il fiato per vedere se si fermava, ma non ci riuscivo. O magari se ci fossi riuscito non me ne sarei accorto. Quindi ho smesso con questo gioco di merda e sono uscito. Sono andato a premiarmi, visto che mi sentivo felice. Mi sono mangiato una pizza fritta e 2 coni gelato. Mi sono sfondato e mi sono depresso di nuovo. Camminavo con la faccia in procinto al suicidio quando ho incrociato la mia ex e mi sono venute in mente le cose che mi faceva sta porca e mi sono sentito felice. Tornato a casa non riuscivo a togliermela dalla testa. L'ho pensata 3 volte in bagno. Poi mi sono venuti i sensi di colpa e mi sono depresso di nuovo. Questo è il bello di essere sempre triste, che diventi felice. Invece quando sei sempre felice diventi triste. Siate tristi e sarete felici. Ormai conosco le cose più importanti da sapere nella vita. Sono 2. Che gli uomini vogliono sempre fare quella cosa e le donne trovare la scusa per non fare quella cosa. Con te, ma farlo con un altro. Ma voglio tranquillizzarvi, perché questi desideri non li gestite con il cervello. Sono gli ormoni che comandano. Quando dici vado con questa e tradisco mia moglie, non è colpa tua. Non è colpa tua. Non ti sentire in colpa. È colpa del testosterone. Solo che poi dal giudice ci finisci tu. Ti sembra giusto questo? Non è giusto. Quando vedo le persone sovrappeso che mangiano e si sfondano, non sono pazze. Sono i loro ormoni che hanno fame. E perché ve la prendete con loro? E li offendete? Ciccione di merda, perché li offendete? Perché li offendete? Ve lo dico io perché li offendete. Perché è bellissimo ferire il prossimo. È bellissimo. Al nostro cervello piace ferire il prossimo. Se non fosse bello non ce lo farebbe fare, invece ce lo fa fare perché è bellissimo. Ma i ciccioni non li offendo, perché a me stanno simpatici. È sempre grazie a loro se trovo le mie misure in un negozio. Più la gente ingrassa, più la possibilità che non finiscono le mie taglie. Grazie, ciccioni. Vi voglio bene, ciccionazzi. Ormai sono adulto,
decido io per me, non c'è più nessuno che mi possa dire questo si fa, questo non si fa, no. Adesso faccio quello che non si fa e non faccio quello che si fa. Dico quello che penso, non ho paura del vostro giudizio, non mi interessa, zero. Adesso dico una cosa, che quando uscite da qui scrivete sui social Angelo Duro è una merda. E io metto mi piace. Adesso la dico, ti sembra che mi spavento? Immagino già le vostre facce scandalizzate, per quello la dico. Altrimenti che piacere c'è a dire cose che scandalizzano, se la gente non si scandalizza, per quello lo dico. Adesso la dico. Quando voglio la dico, ok? Odio le scarpe blu. Non è vero, è che volevo vedere la vostra faccia 2 volte. Adesso la dico. Odio i bianchi. Volevo nascere nero. Non esageriamo. Razzisti. Va bene, la dico. Non sopporto gli animalisti, l'ho detto. Non li sopporto, perché se la prendono con le persone e amano gli animali. Se sono animalisti dovrebbero prendersela con gli animali. Per prendersela con le persone dovrebbero essere personalisti. Invece amano gli animali, amano. Ma non capiscono che molti degli animali che amano sono stupidi. Ecco, l'ho detto. Gli animali sono stupidi, non mi interessa, è un dato di fatto. L'ho detto, non me ne frega niente. Lo dico, sono stupidi, non mi interessa. Hai mai visto un cane costruire un palazzo? Che è stupido. Hai mai visto un cane guidare la macchina? No, casomai è una persona guidare da cane, ma non un cane guidare in persona. I cani sono belli, sensibili, affettuosi, quello che volete, ma sono stupidi. Se gli ordini di non mangiarsi i cuscini del divano, lui se li mangia. Dimmi se questo è uno che ragiona. È stupido. L'altro giorno, questa con la quale sto, che non ha un nome, si chiama così, questa con la quale sto, così si chiama. Questa qua, mi ha portato in un canile, perché siamo quella coppia nella fase che non ha figli e ripiega su un cane. Lei vuole un cane, ma quello che vuole non sta bene a me. Che razza di cane è? Il barboncino toy. Dove lo vendono? Nei negozi di giocattoli lo vendono. Gli ho detto te lo compri ma io non lo tocco. Io non porto in giro quel coso. Passerei la giornata a dire perché mi stai guardando? Non sono omosessuale, va bene? E siamo andati in un canile, ma solo a guardare. Che io non voglio neanche un cane nel canile. Uno che ha subito un abbandono, non lo voglio. Non mi metto a casa uno traumatizzato. C'ho già i miei traumi, non posso mettermi a casa uno che mi somiglia. Lei mi fa, ma lo curiamo noi, e come lo curi? Non esiste uno psicologo per cani. Un cane traumatizzato a casa non serve. Perché se entrano i ladri, non li attacca, si va a nascondere. Quindi a che serve? A niente. Gli ho detto guardali, ma non ne prendiamo neanche uno. Niente. Camminavo tra le gabbie e c'erano questi cani che mi fissavano e facevano la faccia triste, questi ipocriti. Uno mi guardava e con lo sguardo diceva prendimi, ti prego, prendimi. Mi sono avvicinato e ho detto cosa vuoi da me? Prenditelo con quegli incoscienti dei tuoi genitori che hanno fatto sesso senza il preservativo. Non si fanno figli se non si possono mantenere, non lo fai? Non lo sai? Fai i figli e poi li abbandoni? Che ragionamento è? I cani sono proprio dei bastardi, altro che amici dell'uomo. Trombano con chi gli pare e mettono figli al mondo senza prendersi le proprie responsabilità. Adesso tu in questo canile ci resti? Perché appena metti l'uccello fuori da questa gabbia ti comporti come gli altri. I canili non saranno mai vuoti se ragionate così. Datevi una calmata. Ogni tanto chiudervi in bagno farebbe bene anche a voi.
ce ne siamo andati. Traumatizzati un altro po' e ce ne siamo andati. Ora io mi compro il cane e gli faccio il badante. Lui se ne sta disteso, tranquillo. Quando è ora di mangiare mangia, quando è ora di cacare vuole che io lo porti a cagare. A me chi mi ci porta a cagare? E perché devo portare il cane? Certo che siete strani, siete. Tutta la vita approfittate delle persone per ottenere qualcosa e poi fate i dolci con un cane. Io non le faccio queste cose. Perché il cane non se ne può andare a cagare da solo. Non si può trovare da mangiare. Glielo devo dare io. Gli devo dare il cibo buono, lo devo portare dal medico se sta male. Io se sto male che mi ci porta al medico? Faccio venire a casa, è più comodo. Ma l'amore che ti possono dare i cani non te lo dà nessuno. Certo, ci mancherebbe che ti trattino pure di merda. Dopo che lo porti a cagare, gli dai da mangiare, lo fai dormire tutto il giorno sul tuo letto, ci mancherebbe che ti odi pure. I cani hanno capito tutto, i cani. Siamo noi che non abbiamo capito un cazzo. Quindi smettete di trattare gli animali come se fossero dei figli, perché non sono dei figli. Se li viziate troppo, poi loro ne approfittano. E iniziate ad odiarli. Ecco perché li abbandonate. È come nei rapporti di coppia. Meno confidenza. Anche perché i cani viziati abbaiano. Sempre. Sempre. Anche se gli dici di smetterla, abbaiano. Ti vede che mangi, abbaia, appena esci, abbaia, appena torni, abbaia e ti entra nel cervello. Qui te lo perfora. Se il cane è tuo, ti abitui, ma se è di un altro, lo odi. Ma è il padrone che devi odiare, che non sa farlo smettere, non quel povero cane. Perché il cane deve abbaiare, perché deve comunicare in qualche modo. È la natura che gli ha dato questo suono antipatico. Si esprime usando sempre la stessa nota. È come se io, per fare un discorso, ripetessi a rotazione senti, 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 ti dà fastidio! Si dice che al cane manchi solo la parola. No, una ce l'ha. Gliene avessero date almeno 2 per variare. Io ho finito.